La pelle d'oca. Ciao a tutti, sono Ed, benvenuti a un nuovo video reaction. Questa volta sarà sulla band Porcupine Tree. Volevo proporvi appunto un nuovo video reaction perché ho visto che quello che ho proposto l'ultima volta del gruppo Tool di Opiate Second, che è il remake che hanno fatto della canzone originale degli anni 90, a quanto pare è piaciuto e quindi ho voluto proporvene un altro, sempre in italiano. Volevo ricordarti anche che i sottotitoli sono disponibili anche in inglese. I want to remind you that the subtitles are available even in English, so be sure to check them out. Così almeno i nostri amici inglesi possono capire quello che dico anche se parlo in italiano, nella mia lingua madre. E appunto io volevo proporre video in italiano, almeno per questo genere di video tipo reaction, perché è un po' più, diciamo, mi viene un po' più automatico, riesco a dire più cose senza appunto tradurre, quindi è più senza filtri, non devo star lì a pensare tanto, insomma, almeno a quello che voglio dire, quindi mi riesce un po' più semplice, magari riesco a dire anche più cose. Quindi sì, proporre il video in italiano di questo genere qua, secondo me ci stava per quello. Resta fino alla fine del video se vuoi ascoltare un po' di aggiornamenti che ci saranno sul mio canale e sul mio nome d'arte anche. Basta chiacchierare, direi. Andiamo al video. Questa volta sarà un brano dei Porcupine Tree e il brano è Harridan, se si pronuncia Harridan o Harridan, non lo so. È stato pubblicato un po' di tempo fa, qualche tipo quasi 6 mesi fa, sì, 1° novembre 21. A me i Porcupine Tree piacciono, ho ascoltato The Incident loro, mi piace probabilmente Time Flies, è la mia canzone preferita. Ho ascoltato molti diversi brani loro anche che non fanno parte del CD e devo dire che sono veramente forti, è proprio un genere che mi piace, mi entusiasma. Niente, sono stracurioso di vedere come sarà sto video, sarà probabilmente intripposo anche, avrà molte sfumature, vediamo com'è. Sono comunque 8 minuti di canzoni, di musica che sicuramente è prog quindi non vado avanti a spiegare, ma lasciamo che la musica parli. Andiamo. Vai col basso. Le sfumature classiche alla Porcupine Tree. Ok. Ah, ci sono anche i lyrics. Figo il groove però. Ah, ok. Una cosa che strapprezzo dei Porcupine Tree è che i loro brani sono veramente dinamici, cioè non sono schiacciati, compressi come maggior parte della musica che c'è adesso, c'è sempre un po' di flow, diciamo, spinge quando c'è da spingere, infatti che ti sberla, che ti arriva quando c'è il ritornello. Aspetta che me lo riascolto. È figo, è veramente una roba che manca, che sento che manca nei brani da adesso, cioè il movimento sento che manca, cioè è tutto troppo schiacciato e spinto per avere solo volume più alto alla fine, guadagnarsi questa fetta praticamente, perché sappiamo insomma che è un fatto di psicoacustica, cioè le cose a volume più alto sono piaciute di più, sono apprezzate almeno di più. Il nostro cervello per psicoacustica tende ad apprezzare di più la musica, o sì, una musica, parliamo di musica in questo caso, a volume più alto rispetto ad altro. È proprio una cosa inscendibile purtroppo, e si mangia, cioè, moltissime case discografiche mangiano sopra sta cosa qua, ma anche producer o
artisti in generale, insomma. Quindi è una cosa già che apprezzo parecchio del brano. Oltre al groove che... Poi c'è queste sfumature qua che... Diciamo come primo ascolto io tendo ad ascoltare più la parte strumentale. Dopo ovviamente arriveremo anche al testo. Vedo che c'è il lyrics, ma purtroppo ci sto dando poco caso perché sto veramente ascoltando quanto ci sia sotto. Tra batteria, basso, che stanno facendo tutto praticamente su sta canzone qua, a melodie di... appunto penso siano appunto tastiere e roba elettronica, sì, insomma appunto hanno il tastierista, i Porcupine Tree. Anche insomma la voce di Steven Wilson è tanta roba, cioè sul serio. E sento forse un po' più, almeno io parlo di The Incident come riferimento, è ovviamente più moderno il suono, c'è forse anche un po' più di influenza elettronica, penso, di strumenti elettronici. La chitarra la sento poco, sinceramente. Però vabbè, vediamo se dopo cambia qualcosa. Però c'è anche una chitarra. Non ci ho fatto molto caso, ma dovrebbe esserci anche la chitarra. Oh. I pistoni. Progressione particolare. Boom! No, ok, questa è la chitarra. C'ho la pelle d'oca. Fermo un attimo. Cioè, mi sembra veramente tipo un film d'azione. Cioè, non so, è una roba veramente assurda. Come suono, come film, mi dà come l'idea di... non so, un film d'azione. È veramente particolare come cosa. Però vabbè, è prog, quindi puoi definire 800.000 robe con, con un genere del genere. Cioè, veramente, probabilmente non riesci neanche a definirlo come con un significato solo. Però dopo vediamo il testo e vediamo com'è. Tanto, andiamo avanti. Questo... diventato cyberpunk.
Ma la ripresa è fatta in CGI? Qualcosa da rabbeggiante questo. Ok. Che figata. Devo dire che gli effetti della chitarra si mischiano molto bene agli effetti elettronici sotto. Cioè sono molto particolari, molto moderni, mi viene da dire. Cioè, sarà che sono abituato a musica tipo degli anni 90 dove gli effetti erano quelli. Probabilmente c'è qualcosa di digitale anche qua. Non mi viene da dire che hanno usato, che ne so, tipo VST o... Cioè hanno preso la chitarra, sono andati in DI, hanno registrato così e il suono del computer è quello che stiamo sentendo, insomma, il suono venuto dai plugin, gli effetti del computer che puoi scaricare, insomma. Non mi viene da dire che è una roba del genere, perché sento comunque che è un po' vivo il tutto. Però vabbè, andiamo avanti. Un piccolo dettaglio, a meno che mi ricorda a me. L'effetto che c'è sulla televisione, mi ricorda, cioè queste forme che vengono fuori così, mi ricorda un sacco la memoria di salvataggio della PlayStation 2, quando accendevi la PlayStation e vedevi questi tipo palazzi dall'alto che si muoveva dopo la telecamera e si spostava così. Mi ricorda molto quello, piccolo dettaglio, un po' malinconico, però... Altro twist. Ok, la parte di prima che si ripete è questa, sì, in teoria. Ancora di sospeso veramente là. Interessante, molto molto interessante. Finisce con un accordo un po' così così, come dire, come la domanda, l'ultima frase che è la domanda. Andiamo al testo allora. Gold man bites down on a silver tongue. Uomo d'oro morde una lingua d'argento, silver argento, sì. Prende un respiro profondo e soffia le candele. Soffia, spegne le candele, penso. Blows the candle out, sarà spegne le candele. Sa la verità, ma
la tieni tutta per lui stesso. Eccola. Puoi solo salvare te stesso, solo te stesso. When we bite the dust, allora quando noi mordiamo la polvere, ci nascondiamo i nostri tagli, le nostre ferite dal mondo. Quando sei nel fango, non mostri il tuo dolore al mondo. Molto astratto, insomma, il testo. Uomo freddo, White Knuckles, nocche bianche sulla ruota. Beh, è tutto lì solo per essere rubato. Devi solo prenderlo. Prendilo come il Harridan. Ok, Harridan non so che significa. A strict bossy or belligerent old woman. Ok, una dura tipa che fa il boss e belligerante vecchia signora. Quando mordiamo una polvere, noi nascondiamo i nostri tagli dal mondo. Beh, sarebbe il Chorus questo. Quando sei nel fango, non mostri il tuo dolore al mondo. Allora, questo è il bridge, che è la parte con la chitarra acustica, in teoria. Chitarra classica, bruttissima roba. It's the time of almost rain without you. È il tempo di quasi la pioggia senza di te. Sono in debito stanotte. Ah, ok, sono in debito con la notte, ok. È andato la terra per amore e io una ombra. Che ne sarà di noi, che ne sarà di me, e cosa rimane senza di te? Madonna, non so dare un significato a una canzone del genere. Quando mordiamo la polvere, noi nascondiamo nei nostri tagli al mondo. Quando siamo nel fango, non mostri il tuo dolore al mondo. È tempo che comincia quasi la pioggia senza di te. Sono in debito stanotte, andato via dalla terra per amore, e io un'ombra. Che ne resta di noi, che ne resta di me, che ne sarà di noi, che ne sarà di me, e che ne sarà senza di te. Cosa rimarrà senza di te? Scusate i riferimenti, faccio un po' fatica a dare un significato a una canzone del genere. Probabilmente si parla di un torto, nel senso di tenere le cose per sé, probabilmente. Mi viene da dire mordere la lingua, potrebbe essere un significato di tenersi le cose per sé, e soffiare la candela magari può essere un significato di nascondere la verità, probabilmente, non dire le cose vere. Appunto, come dice la frase dopo, sa la verità ma la tiene tutta per se stesso, questo fantomatico uomo dalla lingua d'argento. Allora, quando mordiamo la polvere, nascondiamo i nostri tagli dal mondo. Quando sei nel fango, non mostri il tuo dolore al mondo. Quindi quando sei in mezzo ai problemi, non mostri il tuo dolore al mondo, mi viene da pensare. Bite the dust. Quando mordiamo la polvere, allora quando perdiamo, potrebbe essere, nascondiamo i nostri tagli o il nostro dolore al mondo, anche qua si può tradurre in questo modo, probabilmente. Quando sei nel fango, non mostri il tuo dolore al mondo. Ok, sì, più o meno ha lo stesso significato, ma magari in ambito differente. Cioè, quando when you're in the dirt, magari quando sei nel fango, può significare quando sei in mezzo ai problemi, forse. Uomo freddo, nocche bianche probabilmente wheel è inteso come volante, steering wheel, volante. Uomo freddo, nocche bianche sul volante, quindi se mi viene da dire che probabilmente sì, o magari che c'entra qualcosa con le ferite. Magari è un tipo che fa boxing, mi viene da dire, non so, che fa risse, quindi ha male alle mani, ma è solo lì per essere rubato, devi solo prenderlo come il ladro che sei, tipo. Però Harridan è femminile, però Harridan, quindi è strano che... Non so se in inglese può essere definito come una figura che può essere collegata anche al maschile, però Harridan sarebbe megera, femminile, quindi... Però si parla di uomo, ma non saprei come tradurla o come collegarla a qualcosa. Ma magari, siccome si parla di un bullo, può essere che la voglia, diciamo, di colpire, di picchiare qualcuno sia intesa che è lì per essere presa un po' alla larga, forse, però potrebbe essere questa. E probabilmente il fatto di essere un bullo può essere definito come le ferite che abbiamo le nascondiamo dal mondo. Ipotizzo. Sono tutte ipotesi le mie, non so se probabilmente ha un senso anche magari.
Vediamo il bridge come possiamo collegarlo, se ci sta con questa teoria. Già questa frase qua è il tempo della quasi pioggia senza di te, quindi vuol dire che magari la presenza di questo fantomatico persona che è un bullo può non essere così fondamentale, infatti quando non c'è potrebbe far venire la pioggia, quindi la pioggia mi viene a dire come un qualcosa che pulisce, che è lì per pulire, che è lì per purificare, forse. Sono in debito stanotte, è andato sulla terra per amore. Magari si parla di amore non corrisposto o un tradimento, forse, di un'ombra di magari, sì, di quello che era l'amante o cioè quello che era l'ex compagno, mi viene da dire. Che ne sarà di noi? Quindi mi viene da dire che appunto la coppia è saltata, non c'è futuro per la coppia, quindi che ne sarà di noi, che ne sarà di me e cosa rimarrà senza di te? Ok, questo potrebbe aver senso, metti. Quindi sì, probabilmente si riferisce al fatto che è una coppia che c'è stato un tradimento e quindi l'uomo magari è un po' in panico perché appunto probabilmente amava ancora questa persona, la sua signora, insomma, e probabilmente si fa queste domande qua. E magari lo sfoga con la rabbia, con il picchiare, con l'essere bullo. Oppure può essere un altro riferimento che si collega al Chorus, che appunto quando siamo feriti non mostriamo il nostro dolore. Probabilmente. Comunque ok, più o meno dai, forse ci sono arrivato. Forse. Fammi sapere se magari hai qualche altra ipotesi anche tu che magari si collega o magari totalmente un'altra idea. Sono curioso di sentire quel che avete da dire. Comunque, mi do un altro ascolto perché voglio riascoltarmelo, mi è proprio strapiaciuta. Anzi, sai cosa? Prendo il basso e provo a suonarlo. Che sia in Si? Ok, sto ipotizzando qua. E probabilmente sono anche in drop, mi viene da pensare, ma boh. Una cosa del genere, forse? Ah, ok, è suonata qua. Ok, è suonata tipo sul 12° tasto. Più o meno. Ok, bisogna fare un po' di pratica, ma più o meno è questo il riff. Particolare come cosa. Ed è un brano in 5, giusto? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 quarti. Spacca comunque, veramente figo. Quindi il tempo è 5 quarti o 10 ottavi. Ok, questa è la parte di chitarra sotto il basso. Sono curioso anche di provare questo. Ok, come che fa? No, 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 no. No. Ok, ce l'ho. Spacca. Questa parte qua del video non so se è fatta, cioè non so se è un POV, insomma, se si dice. Cioè, sembra quasi CGI, cioè sembra quasi che non sia vero. Questo groove qua è una figata. È un che di arabeggiante questo, se c'è una scala un po' particolare. È veramente particolare anche tutti questi cambi qua sono un classico abbastanza dei Porcupine Tree. Però già questo mi fa intuire quanto sia vario, cioè quante idee varie puoi avere per definire un'emozione che hai, cioè o il complesso in sé della canzone, quello che vuoi dire, quanto hai a disposizione per dirlo, è veramente una cosa fighissima secondo me del genere, del prog, veramente.
Il paesaggio è il tipico paesaggio inglese. I Porcupine Tree sono inglesi, non so precisamente da dove, però mi sembrano le marshes, tipo no, i posti tipici inglesi delle campagne, insomma, inglesi. Penso sia un fotomontaggio questa del tipo che è appeso nella gabbia, spero. Non so se in Inghilterra esiste ancora una pena del genere, ma insomma, spero che sia una cosa in CGI. Insomma, sì, per simboleggiare un po', immagino quanto questa sensazione di tradimento può essere vista come una gabbia, come un sentirsi in trappola o almeno avere le emozioni che sono state schiacciate da questa cosa qua, insomma, un po' il risentimento mi viene da pensare. Bello, 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 bello. Infatti se deve uscire un album nuovo mi sa proprio che me lo piglio perché mi piacciono assai i Porcupine. Come promesso, allora adesso racconto un po' di cosa probabilmente succederà sul mio canale. Allora, innanzitutto, probabilmente cambierò nome d'arte, tra virgolette, o meno il nome del canale, siccome il corso che sto facendo ha anche delle parti in cui si fa molta introspezione, scusate se mi chiocco le dita, si fa molta introspezione, è fatta anche mirata, insomma, per quello che vogliamo fare, o meno il genere che ci verrebbe. A me viene appunto, non dico questo genere qua perché è un po' difficile fare i generi che fanno il genere che fa loro, però sicuramente ha delle influenze piuttosto marcate, diciamo, il genere che viene a me. È sul rock così, diciamo, rock alternativo barra progressive. Devo ancora capire se voglio continuare a fare le metal covers, è una roba che mi diverte, però non le sentivo tanto mie ultimamente, non so come mai. Diciamo che avevo iniziato con un'idea, o meglio era una roba che mi piaceva fare all'epoca, o meno qualche anno fa. Adesso magari sono un po' più per cercare dell'altro. Mi piace comunque fare video su YouTube, mi piace intrattenere, insomma, voi che siete lì a vedermi. Però appunto è una cosa che richiede veramente tanto lavoro, fare le metal covers, ma anche fare le canzoni in sé è una cosa che richiede molto lavoro. Però almeno penso che le canzoni originali sia qualcosa più interessante, diciamo, delle metal covers. Cioè, proporre brani inediti che nessuno ha mai ascoltato è meglio che rifare una cover, ovviamente in un altro genere sicuramente. Quindi ecco, ho deciso di cambiare nickname, o meglio nome d'arte, e il nome appunto del mio canale. Ho già logo e tutto, sto un attimo cercando come arrangiarlo. Non voglio spoilerarvi quale sarà il nome, vi dico solamente che c'entra con il basso e c'entra con qualcosa in giapponese e c'entra con l'inglese comunque. Volevo tenere come lingua ufficiale l'inglese. E sì, insomma, quindi ci saranno anche più brani inediti prossimamente, sicuramente. Adesso come adesso sono preso male con questo corso qui che sto seguendo e durerà probabilmente fino a luglio, agosto, probabilmente. Infatti avrò degli esami da portare il mese prossimo e mi sto cercando di preparare il meglio possibile. Sì, principalmente volevo un po' avvisarti di questo, che probabilmente ci saranno un po' dei cambi di branding e di identità, ma rimango sempre io e voglio sempre fare contenuti, insomma, per voi e fare musica perché è quello che voglio fare sicuramente. Comunque, grazie per essere passato. Fammi sapere se vorresti che mi mettessi a fare più reaction così, almeno tanto per riempire i buchi fino a quando finisco il corso. È una cosa che mi piace fare, è una roba molto spontanea, molto istintiva e sicuramente magari può essere più di intrattenimento, insomma, rispetto a una magari metal cover normale o insomma un filmato di me che suono statico, ecco. E siamo giunti alla fine di questo video reaction. Grazie mille per essere passato, grazie se lasci un commento e anche un like qua sotto. Noi ci vediamo a un prossimo video. Pace!